Buon pomeriggio amici di Positive Vibration. Oggi parleremo del FEM. Che cos'è il FEM? Il Fuerteventura in Musica, un festival meraviglioso creato dal capitolo di Fuerteventura a El Cotillo. Quindi vi racconterò un po' di El Cotillo, di questo paese di pescatori meraviglioso al nord di Fuerteventura e della sua spiaggia La Concha, dove appunto ci sarà questo concerto. Il FEM è un evento che io adoro, dal momento che sono anni ormai che partecipo e sono anni che ho la possibilità di andarci con anche i biglietti backstage. E quindi immaginate, per una persona come me, amante delle feste, amante dei festival in generale, della musica e di quello che è una festa, avere la possibilità di andare nelle quinte e intervistare i protagonisti è qualcosa che mi fa volare, mi eccita di brutto. Tra l'altro ancora non è ufficiale, ma vorremmo, visto che Radio Italia, e voglio fare la marchetta di Radio Italia perché ormai sono socio, quindi Positive Vibration a breve passerà anche in radio e passerà su Radio Italia in tutte le isole Canarie. Riusciremo a essere a Tenerife, a Gran Canaria, riusciremo a essere qui in tutta Fuerteventura, a Lanzarote e a La Gomera, e quindi tutti ci potranno ascoltare. Questa sarà una figata. E con Radio Italia vorremmo riuscire a organizzare un evento, ok, direttamente in diretta dal FEM. Quindi pensate che figata, potremmo avere anche gli artisti in diretta e farveli ascoltare. La bellezza di questo FEM è che si svolge a El Cotillo, come dicevo nell'introduzione, che è uno dei paesi secondo me più belli di Fuerteventura. Per chi è già stato potrà confermarmi, per chi non è mai stato vi invito ad andare, perché ancora non è saturo come magari può essere Coraleco, ma mantiene ancora vivo un po' la tradizione dei pescatori, e comunque ci sono ancora le case. Sembra un po' un paese greco, e lo state vedendo anche voi la meraviglia di questo posto. Tra l'altro è possibile fare surf, perché ci sono delle scogliere, dopo le scogliere delle spiagge meravigliose dove appunto è possibile fare surf, kitesurf, windsurf, tutti gli sport che ben sapete qui a Fuerteventura vanno per la maggiore. Quindi El Cotillo, un paese che si trova a nord-ovest di Fuerteventura, è uno di quei paesi dove vivere anche uno dei tramonti più belli delle vostre vacanze. Se venite qua in vacanza, io consiglio sempre, viene una settimana a Fuerteventura, almeno fatti un pomeriggio nella costa ovest, dove è possibile appunto vivere il tramonto. I tramonti secondo me sono quegli momenti che rimangono per sempre nella nostra vita, sono quei momenti della giornata che magari nelle città è difficile vivere, perché tra i palazzi, tra questo e tra quest'altro, non si riesce a goderseli come magari invece su una scogliera in riva al mare. La spiaggia principale che diciamo rende protagonista, perché poi io la ricordo perché durante il mio periodo di animazione andavo sempre facendo escursioni appunto in giro per Fuerteventura, e ci portavano alla Concha, questa bellissima spiaggia che è una spiaggia di conchiglie, cioè Concha vuol dire proprio conchiglie, ok, conchiglia, ed è la sabbia sono sedimenti di conchiglie sbriciolate, e la rendono come caraibica, ok? Quindi immaginatevi di prendere un aereo, fare 4 ore di volo e andare ai Caraibi, e questo è una bellissima fortuna per Fuerteventura. Tra l'altro non do l'informazione perché non la so, ma lì c'è anche una casa che assomiglia a una casa di Gaudì, quindi rende ancora di più l'idea della spagnolità e della creatività. Non so, quando si va lì sembra di essere in paradiso. Questa playa della Concha è il luogo dove il Cabildo di Fuerteventura da ormai anni, adesso non mi ricordo a che edizione siamo arrivati, ma sono ormai tanti anni che c'è appunto questo festival Fuerteventura in Musica, il FEM, che è un festival gratuito. E la cosa bella è proprio questa, che qui a Fuerteventura la maggior parte dei festival fatti dal Cabildo sono gratuiti, quindi c'è questo, c'è anche Arena Negra, che spero potremo viverlo anche questo da protagonisti ancora di più, ma che si svolgerà a novembre a Gran Taral. Ma questo FEM appunto è molto peculiare perché è 2 giorni,
e appunto su una delle spiagge più belle. Uno dei pericoli, un festival su una di queste bellissime spiagge, è il fatto della plastica, dei rifiuti, però da anni a questa parte il Cabildo si sta impegnando con delle promozioni, delle pubblicità, degli aiuti. Per dire, l'anno scorso mi hanno dato un gadget bellissimo che è quello dei moccini delle sigarette per recuperare i moccini. Quindi è un festival pensato al riciclaggio e all'ambiente e all'ecosistema, proprio perché ricordiamoci che il mare è pieno di microplastiche, le spiagge sono piene di moccini e di spazzatura, e quindi il governo si impegna a ripulirlo e aiutarlo. E quindi questo festival, che nasce, o meglio, che parte dal venerdì pomeriggio, dura appunto 2 giorni, ma anche al Cotiglio il sabato mattina si continua nella città a vivere l'esperienza. Quindi ci sono fattori più tradizionali, ci sono dei momenti in cui la popolazione possa stare insieme ma vivere la musica, perché ricordiamo Fuerteventura è in musica, quindi noi Positive Vibration abbiamo deciso di sviluppare questi argomenti: musica, quindi music vibes e eventi e festival, e Fuerteventura, proprio perché così riusciamo a dare a voi amici che probabilmente non siete mai stati o siete stati poche volte qui su queste isole meravigliose che sono le Canarie, una visione per regalarvi magari un'idea che vi permetta di fare delle vacanze migliori, proprio perché sono adatte a voi. Quindi cucirvi una vacanza, un'idea diversa da quella che l'agenzia vi può dare. Ma tornando al festival, tornando al FEM, facciamo vedere appunto il flyer dell'evento con tutti gli artisti. E quindi adesso vado a leggervi un po' la line-up. Dunque partiamo. Il main event del venerdì sono i G5 con Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego Raton e Tomasito, e quindi sarà un gruppo andaluso perché DRS, e infatti è un super gruppo che unisce sonorità andaluse con un mix di rock, rumba e flamenco. Quindi questo sarà proprio il main che farà ballare, saltare, divertirsi. Io adoro questo tipo di musica così che crea, diciamo, il gruppo e fa ballare. Poi Le Mans Brother, proponenti di un'esplosiva fusione di jazz, funk e afrobeat con ritmi potenti e una sezione di fiati gioiosa. Quindi è un bel gruppo che anche questo renderà un festival super top. Poi Natalia Docco, artista che fonde folk latino, world music e sonorità europee con influenze di cumbia, chansone e indie pop. Ecco, la cumbia, quando ho fatto il matrimonio con i sudamericani, quando c'è la cumbia i sudamericani impazziscono, quindi immagino quello che provocherà. Poi Rabì, che invece non ho trovato troppe informazioni, quindi ve le racconterò quando saremo in live da là. Passiamo all'altra sera. I Queen Omega e Royal Souls uniscono reggae, sonorità caraibiche, jazz e soul con messaggi precisi e consapevoli. Quindi anche qua vediamo come la line-up è ricercata anche per mandare messaggi. Si cercano gruppi non del tutto mainstream, ma che mandino messaggi per l'ambiente, per la libertà, per la fratellanza, eccetera eccetera. Per dire, 2 anni fa c'erano i Bomba Estéreo, ok, che comunque sono un gruppo internazionale molto famoso, quelli di Fuego, Fuego, che è una canzone che era anche in FIFA, per dire. Qualche anno fa, precedentemente ancora, conobbi uno degli artisti che suonò con Bob Marley. Quindi, cioè, stiamo parlando di persone di una certa potenza. Poi Baiuca, progetto pionieristico che fonde musica elettronica con sonorità e ritmi della musica tradizionale galiziana, quindi andiamo in Galizia. Anche lì qua è pienissimo di galleghi, quindi pensata per farli venire. E poi Roy Paci, Jaretushka, un gruppo di orientamento ska jazz che mescola pachanka e world music con influenze rocksteady. E però cioè Roy Paci e Jaretushka sono quelli di Zelig, raga. Io quando mi hanno detto questa roba io sono impazzito, perché
cioè non vedo l'ora che mi possano anche solo cantare, anche quando facevano Claudio Bisio, che simpatico umorista, e quindi non vedo l'ora. Poi Crack e Smack offrono un suono distintivo e edificante che spazia tra disco, funk, elettronica, indie, deep house e soul. E poi Davide il Majorero contro Ventura, perché come sempre ci sono degli artisti di qua che in teoria anche i Rebei che sono di qua, ecco perché non ho trovato informazioni. Comunque questo David suona il timple, che ricordiamo è lo strumento tipico delle Canarie, che è una sorta di mandolino, e quindi vi porterà questa cultura e non vedrò l'ora di intervistarlo proprio per parlare di questo strumento e di quello che potremo fare insieme. Se ti è piaciuto il video metti un like e se ancora non lo fai segui il canale. Mi raccomando, ti ricordo che Positive Vibration è un progetto di divulgazione culturale fatto da ragazzi che hanno bisogno di te per crescere e per migliorarsi, quindi per cortesia seguici e dai il tuo contributo. Bella lì, ci vediamo al prossimo video.